Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a vedere una piattaforma SeFi che permette di andare a mettere a rendita le nostre criptovalute, i nostri token, ottenere anche dei prestiti ed operare eventualmente anche con l'EVA. Andiamo a vedere il suo funzionamento ovviamente dopo la sigla. Siamo sulla pagina ufficiale di uHodler, la piattaforma SeFi che vi presento quest'oggi. Raggiungibile all'indirizzo uhodler.com. La versione del sito è multilingua, quindi supporta anche l'italiano. uHodler, essendo una piattaforma SeFi, permette di mettere a rendita le nostre criptovalute con degli interessi anche importanti. Ci permette inoltre di andare a richiedere dei prestiti per fare del margin trading sostanzialmente o effettuare degli scambi tra criptovalute e valute fiat. Accetta anche come valuta fiat l'euro. Durante questa recensione vi spiegherò brevemente anche come prendere in prestito le criptovalute. Per quanto riguarda la messa a rendita di token delle criptovalute, ha degli interessi davvero interessanti. Ad esempio sugli stablecoin Tether il 12,3%, lo stablecoin di Binance il 10%, USDC 12%, TrueUSD 12%, DAI 12%, che sono tutte stablecoin con un valore stabile e hanno gli interessi davvero interessanti. Un'altra valuta molto interessante con un interesse che merita la nostra attenzione è Paxos Gold. Che cos'è Paxos? È la valuta ancorata all'oro. Acquistando Paxos Gold è come se andassimo a acquistare dell'oro e ci viene dato un interesse dell'8,2%. Quindi un interesse importante, ancora meglio di detenere tra un po' dell'oro vero e proprio. La registrazione è completamente gratuita, potete registrarvi in autonomia accedendo alla piattaforma. Ovviamente è una piattaforma SeFi, quindi anche se si hanno degli interessi così elevati c'è un ente centralizzato che gestisce la piattaforma, che da un lato può essere una sicurezza in più rispetto alla DeFi. Durante la registrazione vi chiederà di effettuare il solito KYC con i classici dati personali, foto di un documento e selfie con un documento. Nata a Cipro, recentemente si è spostata in Svizzera. Per quanto riguarda i pagamenti in valuta fiat, quindi in euro, come possiamo leggere in sovraimpressione, conservano i fondi in fiat su conti bancari in Europa e in Svizzera. Utilizza per quanto riguarda la sicurezza informatica Ledger Vault per controllare in modo sicuro gli asset e un'assicurazione che va a coprire in pool da 150 milioni di dollari. E un'altra nota a loro favore è che fanno parte della Blockchain Association of Financial Commission. Blockchain Association è praticamente un ente che va a tutelare il consumatore. Infatti, come si può leggere, i clienti sono protetti dall'efficiente processo di risoluzione delle controversie, appunto gestite dalla Blockchain Association. Questo è un supporto in più perché qualora un utente avesse un problema con la piattaforma e non riuscisse a risolvere la disputa con l'assistenza e con il team, si può appoggiare a questa Blockchain Association lasciando tutti i dati necessari. Cliccando su efficiente processo di risoluzione si apre questa schermata dove c'è un form da compilare e poi Blockchain Association prende in carico la controversia e porterà a risoluzione questa disputa. Disponibile anche per iOS e per Android, uHodler si presenta davvero con interfaccia pulita e semplice. Una volta che vi siete registrati, questo è come si presenta, dove si può andare a depositare anche valute fiat, come potete vedere euro. Cliccando su euro si va a creare il portafoglio e adesso si può depositare, prelevare, scambiare. Il deposito in fiat avviene con un processore esterno se si usa carta di debito e carta di credito o se no tramite bonifico bancario. Una volta che avete fatto l'accesso si presenta in questo modo il wallet, ma se cliccate su Add Wallet
si apre tutta la lista dei token, delle criptovalute che sono supportate. Per creare un nuovo portafoglio basta cliccare sulla criptovaluta, aggiungi wallet e verrà messa nella home page. Per depositare è semplicissimo, come vedete ad esempio a fianco USDT c'è la possibilità di andare a depositare, inviare o scambiare. Cliccando su depositi si va a generare il QR code dove noi possiamo andare a inviare i nostri USDT. Una cosa molto interessante, va a supportare oltre la chain nativa anche la Binance Smart Chain o la Omnia Chain, che sono network che conoscete bene e che permettono di inviare criptovalute e token a costi bassissimi. Quindi anche questo è un'altra nota a favore. La stessa cosa molto semplice se si vuole fare uno scambio all'interno della piattaforma che è dotata di exchange. Prendiamo sempre esempio USDT, si clicca su exchange, si apre questa schermata, supponiamo di voler cambiare 500 USDT in euro, vedete che il controvalore in euro è 436, fee 1 USDT. Quindi la fee che andremo a pagare è 0,87 centesimi di euro. Per avere la tanto acclamata rendita passiva non bisogna vincolare le criptovalute, i token, le stablecoin a determinati periodi di tempo. Basta depositare ad esempio USDT con un APR del 12,3% e UODLER circa settimanalmente distribuirà degli interessi in base alla giacenza media del portafoglio interessato. Facendo così è sempre possibile prelevare o depositare l'asset in questione. Gli interessi che vanno a maturare sono del token della criptovaluta che avete scelto da mettere a rendita, ovvero se volete mettere a rendita Bitcoin riceverete l'interesse in Bitcoin, USDT in USDT. Per chi volesse anche mettere a rendita euro, ovviamente non lo potrà fare direttamente col portafoglio euro, ma se andate a cliccare su aggiungi wallet e andate a cliccare EUR, come potete vedere esiste la stablecoin legata all'euro che viene chiamata EURS e anche in questo caso dà un APR del 12%. Una cosa importante che mi stavo dimenticando è il prelievo in euro. Cliccando su Withdrawal Euro vedete che per un prelievo su carta di credito, al momento che sto registrando il video è disabilitato e ha una fee tra il 3% e il 3,5%. Per quanto riguarda il prelievo tramite bonifico bancario, le fee variano da 5 a 55 euro. Abbiamo ad esempio il loan, quindi la possibilità di andare a chiedere un prestito dando come collaterale i nostri asset. Per richiedere un prestito si va su Create New Loan, si apre questa schermata e come vedete si va a selezionare la criptovaluta che si vuole dare come collaterale e l'ammontare che si vuole ottenere e in cosa si vuole ottenere. Possiamo anche dare in collaterale Bitcoin e ottenere euro come valuta. Per rendere le cose un pochino più semplici, supponiamo di voler mettere come collaterale 1000 USDT, noi andremo a ricevere come prestito 0,019465 Bitcoin. Oppure se vogliamo andare a depositare come collaterale per l'appunto Bitcoin, facendo l'esempio con 0,5 Bitcoin, possiamo andare a chiedere come prestito 19.661 USDT. Qua sotto abbiamo il loan to value e la durata del nostro prestito. Possiamo passare da 30 giorni, 61 giorni, 180 giorni. Cliccando su richiesta speciale possiamo anche andare a chiedere alla piattaforma di modificare la durata dell'investimento. Supponendo di voler prendere in prestito per 30 giorni con un LTV del 90%, questo ci va a indicare che con un'oscillazione negativa del 5% di Bitcoin noi saremo a rischio liquidazione. Quindi in quel caso lì la piattaforma ci chiederà dei fondi aggiuntivi per andare a ristabilire l'equilibrio del nostro prestito. Se no saremo appena liquidazione anticipata. Andare a liquidazione anticipata si rischia di voler pagare una cifra molto maggiore, addirittura del
pagamento richiesto del prestito. Quindi si rischia di andare a pagare una penalizzazione che va a superare il loan repayment. La soluzione migliore è andare a prendere un prestito a 180 giorni, che sì che si va a pagare una fee maggiore dell'8% rispetto a tutti gli altri e del 50%, e ci va a indicare che per essere liquidate anticipatamente, in questo caso Bitcoin dovrebbe subire una perdita del 40%. Normalmente chi utilizza questo tipo di prestito è perché non vuole vendere le proprie criptovalute, il proprio token, ma ha bisogno di liquidità per altre operazioni, quindi va a mettere come collaterale Bitcoin perché non lo vuole vendere e prende dalla liquidità in USDT per fare delle altre operazioni interne alla piattaforma o esterne alla piattaforma. Una funzione interessante per quanto riguarda i prestiti è che possiamo non solo andare a mettere come collaterale le nostre criptovalute o i nostri stablecoin, ma possiamo anche andare a mettere come garanzia degli NFT. Ho parlato prima dei costi delle fee per quanto riguarda la richiesta di prestito, ma cosa importante che mi stavo dimenticando, andando a mettere come collaterale delle nostre valute all'interno di UODLE, queste valute continueranno a maturare degli interessi, quindi andiamo a mitigare i costi delle fee. Le altre due sezioni che ci sono all'interno della piattaforma sono il turbocharge e il multi-HODL, che in realtà di HODL non ha nulla. Utilizzando il multi-HODL non si va ad accumulare delle criptovalute, non si va ad holdarle, ma si va ad effettuare delle operazioni con leva. Sostanzialmente il multi-HODL è un'impaginazione veramente semplice, vi dà la possibilità di puntare short o long con leva. Supponiamo di prendere ad esempio la coppia classica che viene utilizzata più spesso, ovvero Bitcoin e USDT, ci dà la possibilità di andare long oppure short in base eventualmente alla nostra analisi tecnica con leva. Supponendo di andare long, si clicca sull'azione verde, si apre questa schermata dove noi possiamo andare a impostare il nostro collaterale. Il collaterale sarà di USDT, in questo caso poi sotto la forma dollaro. Supponendo di avere $1.000, al di sotto in questa barra di scorrimento possiamo andare, come vedete che aumenta la leva, possiamo andare a chiedere una leva minima di 2 per fino a massimo 50 per. Quindi con $1.000 per un totale di 0,026 BTC di controvalore, con leva 2, come vedete, andiamo a operare come se ne avessimo 0,05. Se andiamo a aumentare la leva, vedete che aumenta anche la nostra esposizione. Ovviamente utilizzando il servizio del genere non bisogna essere degli sprovveduti e non sapere che cosa si sta facendo, perché abbiamo sì la possibilità di guadagnare, ma di contro, a seconda delle cose che possiamo fare sbagliate, possiamo andare comunque a perdere il capitale. Vi invito ad andare a vedere nella playlist Percorso Cripto che cosa significa operare con leva, che è un video molto importante. Il turbocharge è molto simile al multi-HODL, ovvero si può utilizzare una valuta come collaterale per andare ad aprire diverse posizioni di prestito. Possiamo andare a chiedere fino a 15 prestiti per andare magari a chiedere più collaterale da utilizzare su multi-HODL. Quindi funzioni molto interessanti, alcune magari come abbiamo visto soprattutto per quanto riguarda la leva o i prestiti da utilizzare con cognizione di causa, con delle strategie ben precise, strategie personali che ogni singolo utente deve avere per massimizzare le rendite e i possibili guadagni. Per quanto riguarda l'assistenza tecnica, è presente in chat e risponde a tutte le domande del caso, quindi non vi preoccupate perché anche l'assistenza tecnica risponde abbastanza velocemente. Volendo potete iscrivervi alla piattaforma, non depositare nulla, fare tutte le domande del caso all'assistenza e poi decidere o meno di utilizzare la piattaforma. Per quanto riguarda le fee e le commissioni, ho fatto un piccolo accenno durante la spiegazione dei servizi, però vi lascerò il link in descrizione al video a questa pagina per andare a visionare in autonomia le eventuali fee di deposito, di prelievo, i minimi necessari per poter operare con la massima tranquillità e trasparenza all'interno di questa piattaforma SeFi, che ritengo essere una tra le migliori disponibili attualmente sul mercato.
Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro consueto appuntamento e come sempre spero che il video vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Vi invito, qualora vogliate supportare il mio lavoro, a lasciarmi un like ed iscrivervi al canale ovviamente, e se avete bisogno di assistenza o volete fare due chiacchiere insieme a noi, di raggiungere anche la nostra community Telegram. Noi ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao a tutti!